Anche Carlo Lizzani, con uno pseudonimo, girerà dei film. Lizzani ormai è un maestro del neorealismo, è stato lo sceneggiatore di Ossessione di Visconti, ha debuttato con Actum Banditi, ed eccolo in un film dove riesce a reclutare tutta la banda Pasolini, da Pierpaolo ai Citti e a Ninetto Davoli. Il film è Requiescant. Dove appunto Lou Castel, che rappresenta sostanzialmente l'icona del rivoluzionario del 68 dopo i pugni in tasca di Bellocchio, è un prete che spara, uccide e recita un versetto della Bibbia. Surrender. Gianni Puccini era stato un redattore di cinema, un critico cinematografico, aveva partecipato alla Resistenza, era stato fatto prigioniero e finì a Regina Coeli e si salvò, forse per miracolo, dalle fosse delle Ardeatine. Rimase molto colpito, fece dei film bellissimi come Il carro armato dell'8 settembre e poi, un po' forse truffato per cercare di fare un film che sarebbe stato I Sette fratelli cervi, fu costretto a girare un western dove si spara di più. E racconta Gianni Amelio che lui, traumatizzato anche dalle vicende della lotta partigiana, aveva paura degli spari, non voleva vedere i cavalli, aveva terrore del sangue e quindi lui preparava la scena e Gianni Amelio girava. Ma quale western fare? Visto che lui proprio del genere non conosceva nulla, fece Giulietta e Romeo rovesciato nelle famiglie e con un finale a sorpresa. Giulio Questi, che era stato assistente di numerosi registi, debutta nel cinema, dopo aver fatto varie cose, con un western stranissimo, Se sei vivo, spara. In realtà lui sta già preparando il film più pop della storia del cinema italiano, La morte ha fatto l'uovo. E cosa va a fare lì? Che cosa indovina? Che cosa si inventa, visto che non aveva il linguaggio del western? Si inventa una storia tra due ranch, in trasluce si capisce benissimo, tra partigiani e repubblichini. Tutti i rancheros hanno una divisa nera con uno stemma sul petto. Insomma, nazisti. Florestano Vancini si firma in un unico western, Stan Vance. In realtà Florestano Vancini al suo debutto, dopo essere stato assistente di soldati, aveva fatto e preso il Leone d'Oro come opera prima al Festival del Cinema di Venezia con La lunga notte del 43, poi aveva girato moltissimi altri film e nel 65 gira a Mantova Le stagioni del nostro amore. Per questi lunghissimi inutili anni che verranno, io sto bene con te, sto bene solo quando posso vederti. È un problema perché già è bocciato in fase di sceneggiatura il film, sconsigliata la produzione del film da parte della commissione di censura. Decide di farlo lo stesso, impegna la casa e anche il suo produttore impegna la casa. Il rifiuto di ogni retorica
Apri che forse ti perdono! Il film purtroppo incasserà soltanto 200 milioni e a questo punto non gli rimane che girare western. Sarà I lunghi giorni della vendetta con Giuliano Gemma e Francisco Rabal, che era un attore di Buñuel. Domani tutto tornerà come prima. E dell'uccisione di mio padre, cosa sai? Te lo ripeto, non so niente. Citato da Tarantino, I lunghi giorni della vendetta è considerato dal regista americano uno dei migliori western all'italiana che abbia mai visto e lo cita in Kill Bill e in Django, proprio dedicando una sequenza al film. I went on what the movie advertisements refer to as a roaring rampage of revenge. Lina Wertmüller, dopo aver fatto l'assistente alla regia Fellini della Dolce Vita, girerà un film notevole, I Basilischi, poi farà un'altra commedia all'italiana, se permettete parliamo di uomini, e anche musicarelli vari, ma ecco un western unico, originale, Il mio corpo per un poker con Elsa Martinelli. È un film in cui la pistolera nel West in realtà è una femminista sessantottina. Tu per me sei solo una ragazza da portarsi a letto la sera, quando se ne ha voglia. E tu sei lo stesso per me. Dopo 12 anni anche gli spaghetti western hanno la loro fine. Tanti spari, tanti brutti film, tanti film magnifici e interessantissimi da rivedere, da studiare. Alla fine, facendo i conti, sono 420.